Benvenuti o bentornati sul canale TPC Lives. Oggi parliamo di The First Descendant, un titolo che ha fatto importanti passi avanti in vista della sua uscita il 2 luglio. Se siete appassionati di giochi come Warframe e Destiny 2, restate con noi per scoprire tutto su questo nuovo e promettente sparatutto cooperativo. The First Descendant è sviluppato da Nexon Game, noti per i loro giochi online di successo. Questo sparatutto in terza persona free to play ci trasporta in un universo futuristico pieno di avventure e misteri. Il gioco utilizza la Unreal Engine 5 per offrire una grafica spettacolare. La storia del gioco ha subito un notevole approfondimento, spiegando meglio l'universo narrativo e rendendo i discendenti, gli eroi giocabili, veri protagonisti della trama. Ora è possibile incontrarli durante l'avventura, rendendo il mondo di gioco più vivo e coinvolgente. Una delle caratteristiche distintive di The First Descendant è il gameplay cooperativo, che supporta squadre di 4 giocatori. La cooperazione è fondamentale per affrontare missioni complesse e nemici potenti. La struttura delle missioni e l'importanza della coordinazione ricordano molto i raid e gli assalti di Destiny 2. Tuttavia introduce meccaniche uniche, come l'uso strategico delle abilità specifiche dei personaggi. Questo permette ai giocatori di scegliere lo stile di gioco che preferiscono e di creare combinazioni di squadre potenti. Tuttavia offre un sistema di progressione con valute e sistemi di crafting ben spiegati. Il mondo di The First Descendant è visivamente impressionante, combinando architetture futuristiche con paesaggi naturali. La città di Albion, che funge da hub, è un esempio perfetto di questo mix. Il combattimento in The First Descendant è frenetico e richiede riflessi pronti e strategie ben pensate. I giocatori devono affrontare ondate di nemici e boss con schemi di attacco complessi. Il sistema di combattimento è solido, può ricordare Gears of War. Tuttavia, il gioco introduce una varietà di nemici e boss unici che richiedono diverse strategie per essere sconfitti. La progressione del personaggio è un aspetto chiave di The First Descendant. I giocatori possono migliorare e personalizzare i loro personaggi attraverso l'acquisizione di equipaggiamento, potenziamenti e modifiche delle abilità. Questo sistema di personalizzazione è simile a quello di Diablo 3. La libertà di creare build uniche aggiunge profondità e longevità al gameplay. La trama di The First Descendant è stata approfondita con i discendenti, che diventano veri protagonisti. La guida del gioco, precedentemente con una voce femminile suadente, ora ha un filtro robotico, rendendo la sua presenza meno profetica e più integrata nella trama. Anche se la storia non è originalissima, riesce a mantenere alta l'attenzione grazie a dialoghi più approfonditi e scene filmato che arricchiscono i personaggi. Il piano per l'endgame di questo titolo è ricco e sfaccettato. I giocatori possono aspettarsi 16 boss in missioni chiamate Void Intercept e 16 dungeon chiamati operazioni di infiltrazione. La monetizzazione include un Battle Pass con armi Ultimate e un negozio con oggetti cosmetici. Anche se molti oggetti possono essere ottenuti gratuitamente, i giocatori free to play devono prepararsi a grindare parecchio. Un aspetto che potrebbe risultare problematico per alcuni giocatori è la somiglianza con Warframe. Se non avete mai giocato a Warframe, questo non sarà un problema, ma i veterani di questo gioco potrebbero trovare molte meccaniche familiari, al punto da avere una sensazione di déjà vu. La progressione e il sistema di bottino sono presi direttamente da Warframe e Destiny 2, anche se The First Descendant offre una grafica superiore e un gameplay soddisfacente. Il direttore creativo di The First Descendant ci ha raccontato quali sono i piani per il futuro subito dopo il lancio del 2 luglio. Volevamo creare un looter shooter che si concentrasse sul rendere divertente il grinding, la collezione e il miglioramento dei molti personaggi. Al lancio, infatti, ci saranno 19 discendenti, 14 regolari e 5 Ultimate. Di questi 3, Esiemo, uno specialista di esplosioni, Enzo, un personaggio tutto incentrato sull'esperienza del gameplay grazie alle sue abilità che forniscono munizioni, e infine Eugene,
un discendente specializzato in cure e supporto. I piani per il futuro di The First Descendant prevedono l'aggiunta di nuovi boss per le sfide di combattimento più ardue del gioco, nuove missioni narrative dedicate a ciascun discendente e un sistema di commercio 1 a 1 tra giocatori. Dopo una stagione di lancio di 4 settimane, il gioco entrerà nel suo calendario definitivo da live service, che prevede stagioni da 3 mesi l'una ciascuna, con nuovi contenuti come dungeon e personaggi non ancora rilevati. In conclusione, The First Descendant promette di essere un'aggiunta eccezionale al genere degli sparatutto cooperativi, con il suo gameplay dinamico, personaggi unici, grafica straordinaria e una trama coinvolgente. Questo gioco ha tutti gli ingredienti per diventare un successo. Tuttavia, le forti somiglianze con Warframe e Destiny 2 potrebbero essere un deterrente per alcuni giocatori. Se siete appassionati di questi generi, non perdete l'occasione di provare The First Descendant. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e come sempre iscrivetevi al canale. Mettete un bel like per non perdervi i nostri prossimi contenuti. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima.